Ciao, oggi parliamo del pan di Spagna, preparato con l'impastatrice e con lo sbattitore elettrico. Parliamo della cottura e delle principali varianti della ricetta classica. Partiamo subito con il video perché abbiamo molte cose da dire. Partiamo dalla ricetta classica a massa media e ti mostro come poterla realizzare perfettamente sia con l'impastatrice planetaria che con lo sbattitore elettrico. Prima ci preoccupiamo di setacciare 160 g di farina 00 ben 2 volte. In questo modo saremo sicuri di prevenire la formazione di grumi e riusciremo ad incorporare la farina più velocemente per non rischiare di smontare anche minimamente l'impasto. Versiamo in una ciotola 4 uova grandi del peso totale di 280 g, e 160 g di zucchero semolato, frullando a medio-alta velocità. Nella ricetta del pan di Spagna non è previsto l'utilizzo di lievito, in quanto l'agente lievitante che agisce in fase di cottura è rappresentato dalle bolle d'aria incorporate nella massa durante la preparazione. Per questo motivo, per la preparazione del pan di Spagna fatto in casa, consigliamo di variare la procedura a seconda dell'elettrodomestico utilizzato. Con l'impastatrice planetaria possiamo frullare le uova intere con lo zucchero semolato. Se usiamo lo sbattitore elettrico dobbiamo cambiare leggermente la procedura di preparazione. Lo sbattitore elettrico è caratterizzato da una minore potenza e capacità di inglobare aria nell'impasto. Inoltre, per evitare il surriscaldamento e quindi il deterioramento del motore dello sbattitore, è sconsigliato l'utilizzo dello sbattitore elettrico per più di 5 minuti continuativi. Di conseguenza prepareremo il pan di Spagna con due metodi alternativi che ci aiuteranno a montare correttamente le uova più velocemente. Infatti una lavorazione troppo lunga rischia di compromettere la perfetta riuscita del pan di Spagna. Il primo metodo consiste nel montare le uova intere e lo zucchero scaldando il composto a bagnomaria ad una temperatura compresa tra i 40 e i 50 gradi centigradi. A questa temperatura viene massimizzata la capacità delle uova di inglobare aria. Il secondo metodo, quello che consigliamo, non richiede l'uso del bagnomaria e consiste nel montare bene gli albumi con lo zucchero e solo successivamente aggiungere i tuorli. Questo perché il grasso contenuto nei tuorli limita la capacità di inglobare aria dell'albume. Quindi è importante che le fruste e il contenitore dove montiamo gli albumi siano ben lavati e sgrassati, senza residui di tuorli negli albumi. Diversamente il volume degli albumi montati potrebbe essere inferiore anche del 30%. Dopo aver montato bene l'albume, aggiungiamo i tuorli e la massa montata non perderà più l'aria contenuta. Se non hai pratica con la preparazione del pan di Spagna e seguendo le procedure indicate non riesci comunque ad ottenere un risultato accettabile, puoi provare ad aggiungere mezzo cucchiaino di lievito per dolci per la ricetta che ti abbiamo indicato, consapevole che la qualità del dolce sarà leggermente compromessa. Aromatizziamo aggiungendo la scorza grattugiata di un limone biologico e la polpa di una bacca di vaniglia.
Quando il nostro composto di uova e zucchero è pronto, indipendentemente dall'elettrodomestico che utilizziamo, siamo pronti per incorporare la farina setacciata in precedenza. Quindi se vogliamo un pan di Spagna classico, incorporiamo 160 g di farina 00. Lo facciamo con una spatola con movimenti circolari dal basso verso l'alto, per il tempo strettamente necessario ad ottenere un impasto omogeneo, usando nuovamente il setaccio o girando il contenitore per incorporare la farina più velocemente. Una variante sempre per quanto riguarda il pan di Spagna classico è quello a massa leggera, preparato con 30 g di zucchero semolato e 30 g di farina 00 per ogni 70 g di uova. Solitamente usiamo questo pan di Spagna quando vogliamo preparare una torta farcita con creme leggere, come chantilly e creme simili. Imburiamo uno stampo da 20 cm di diametro e inseriamo sul fondo un disco di carta da forno. Versiamo l'impasto nello stampo e livelliamo accuratamente con la spatola, senza sbattere lo stampo sul piano e infornando immediatamente. La cottura del pan di Spagna fatto in casa deve avvenire in forno elettrico statico preriscaldato a 200 gradi centigradi, posizionando lo stampo al centro del forno con entrambe le resistenze accese. L'impasto inizierà a crescere velocemente anche ai bordi dello stampo e dopo averlo esposto a questa temperatura per 10 minuti, abbassiamo a 175 gradi centigradi, con la temperatura che scenderà gradualmente e continuiamo la cottura per altri 15-20 minuti, verificando la corretta cottura con uno stecchino. Noteremo la formazione di una leggera cupolina al centro che sparirà completamente durante il raffreddamento. Quindi sforniamo e portiamo lo stampo su una gratella in modo che l'aria possa circolare anche sotto lo stampo. Dopo 10 minuti possiamo togliere il pan di Spagna dallo stampo e completare il raffreddamento. Il pan di Spagna deve riposare 24 ore prima dell'utilizzo, a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità, magari coprendolo con un canovaccio da cucina. Se il pan di Spagna dovesse presentare un evidente avvallamento al centro, vuol dire che l'impasto è stato lavorato troppo a lungo. Per la preparazione di pan di Spagna di grandi dimensioni e quindi dai 30 cm in su, possiamo procedere alla cottura utilizzando lo spillo di fondicalore. Con lo spillo di fondicalore possiamo cuocere perfettamente il pan di Spagna, diminuendo sensibilmente il tempo di cottura. Ad esempio, per un pan di Spagna di 30 cm di diametro solitamente impieghiamo 90 minuti di cottura, con lo spillo di fondicalore 45 minuti. Se vogliamo un pan di Spagna al cacao, sostituiamo il 10% massimo di farina con la polvere di cacao setacciata. Quindi per un pan di Spagna al cacao da 20 cm di diametro, setacciamo 2 volte 145 g di farina 00 e 15 g di cacao amaro in polvere. Procediamo come per il pan di Spagna classico, questa volta utilizzando lo sbattitore elettrico. Quindi separiamo gli albumi di 4 uova grandi dai tuorli. Montiamo gli albumi aggiungendo 160 g di zucchero semolato a pioggia, e quando l'albume è ben montato incorporiamo i tuorli.
Quindi incorporiamo in poco tempo la farina con delicati movimenti circolari dal basso verso l'alto per evitare qualsiasi dispersione di aria durante la lavorazione. Come vedi, mischiamo il tempo strettamente necessario per ottenere una massa omogenea. Procediamo alla cottura come in precedenza, lasciando raffreddare per 10 minuti nello stampo e poi lo togliamo per completare il raffreddamento. Il pan di Spagna al cacao presenta una cupolina leggermente pronunciata che abbiamo provveduto ad eliminare con un coltello. Come vedi, i due pan di Spagna preparati correttamente con la planetaria e lo sbattitore elettrico, senza l'utilizzo di lievito per dolci, sono sostanzialmente di dimensioni identiche. Un'altra variante molto usata è un pan di Spagna con aggiunta di burro, che dà origine alla pasta margherita, che può essere ulteriormente arricchita con amidi, farina di mandorle, fino al punto di richiedere l'utilizzo del lievito per dolci. La versione più fedele al pan di Spagna classico si realizza con la stessa modalità di preparazione e quindi per uno stampo da 20 cm di diametro abbiamo bisogno di 4 uova, 200 g di zucchero semolato, 200 g di farina 00 e 40 g di burro fuso intiepidito, aromatizzando con bacca di vaniglia e scorza di limone. Questa torta può essere consumata anche senza bagnatura e farcitura, con una semplice guarnizione di zucchero a velo. La bagnatura del pan di Spagna varia in base alla torta da preparare e ai gusti personali. Indipendentemente dalle nostre preferenze, consigliamo l'uso di un dosatore graduato, che ci permette di memorizzare la giusta quantità di bagna da aggiungere alle nostre torte senza affidarci ad un dosaggio approssimativo, che potrebbe compromettere la buona riuscita della torta. Una dose di partenza per il pan di Spagna classico a massa media potrebbe essere di 200 ml di bagna per una torta di 20 cm di diametro a 3 strati. Se hai bisogno della ricetta del pan di Spagna calibrata per una determinata dimensione, se vuoi aiutarci ad ampliare questo video con altre informazioni, ricette alternative, suggerimenti, sempre orientati a condividere la tua esperienza con gli altri, non esitare ad inserire un commento qui sotto. Ti invitiamo a continuare la visione dei nostri video cliccando sulla miniatura della nostra playlist con le migliori ricette di creme o guardando il video suggerito. Ci vediamo al prossimo video.